Bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una nuova destinazione, un paese che si sta facendo sempre più notare, il Qatar. Più precisamente andremo ad esplorare la sua capitale, Doha. Sono riuscita a visitare Doha grazie al programma di stopover offerto da Qatar Airways, che permette di fermarsi a esplorare la città fino a 4 giorni con un biglietto in economy. Se state pensando di fare scalo in Qatar, vale davvero la pena sfruttare questa opportunità. Ho anche prenotato un tour della città tramite la stessa compagnia aerea e ora vi mostrerò cosa ha da offrire questa affascinante metropoli. Prima tappa, il Museo d'Arte Islamica, l'edificio più iconico di Doha, che è esso stesso un'opera d'arte. Il museo si trova lungo la Corniche, una passeggiata pedonale lunga circa 7 km che costeggia le acque del Golfo Persico. Qui potete ammirare il contrasto tra il moderno skyline di Doha e le tradizionali dhow, le tipiche imbarcazioni di legno usate un tempo per la pesca e il commercio delle perle, che erano la spina dorsale dell'economia locale prima della scoperta del petrolio, ed è possibile scoprire di più su questo passato marittimo visitando il museo che si trova al Katara Cultural Village. Il Katara Cultural Village è un vero e proprio centro culturale dove si fondono arte, tradizione e modernità. Qui potete esplorare l'anfiteatro che combina elementi architettonici greci e islamici. Non perdetevi una visita alla moschea di Katara, famosa per le sue intricate decorazioni a mosaico. Accanto alla moschea potrete ammirare le imponenti Pigeon Towers o le torri dei piccioni, strutture tradizionali un tempo utilizzate per l'allevamento dei piccioni e ancora oggi vengono utilizzate dagli uccelli per ripararsi e riposarsi. Katara è anche famosa per la sua piazza centrale, un luogo unico al mondo perché è dotato di un sistema di aria condizionata all'aperto, un'innovazione davvero utile per affrontare il caldo estremo del Qatar. Il Souk Waqif è uno dei mercati più antichi e autentici di Doha ed è un luogo imperdibile per chi vuole immergersi nella cultura e nelle tradizioni qatariote. Costruito sul sito di un antico mercato dove i beduini venivano a scambiare beni come lana, bestiame e spezie, il souk è stato ristrutturato per mantenere il suo fascino tradizionale con strade strette, edifici in mattoni di fango e un'atmosfera vivace. Al Souk Waqif puoi trovare di tutto, dai tessuti tradizionali e gioielli artigianali fino a spezie aromatiche, incensi e strumenti musicali. Uno dei punti forti del souk è il mercato dei falchi, dove puoi osservare e persino acquistare falchi addestrati, un'arte profondamente radicata nella cultura qatariota. Nel mondo arabo il falco è simbolo di forza e prestigio ed è un elemento centrale nella cultura qatariota, tant'è che nelle vicinanze c'è anche un ospedale dei falchi, un centro altamente specializzato dedicato esclusivamente alla cura di questi preziosi uccelli. La falconeria è così importante che è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Un altro luogo interessante da visitare è la casa dello sceicco e le stalle reali, che offrono uno sguardo sulla vita tradizionale e l'importanza culturale dei cavalli nel Qatar. Vicino alle stalle reali si trova un'area dedicata ai cammelli, animali simbolo della cultura beduina e della penisola arabica. Sono noti per la loro resistenza nel deserto e storicamente erano fondamentali per il trasporto e il commercio nelle regioni desertiche del Qatar. Oggi i cammelli vengono ancora allevati per la loro carne, latte e in particolare per le corse di cammelli, uno sport tradizionale molto popolare in Qatar.
Infine concludiamo la visita a The Pearl Qatar, un'isola artificiale a forma di ostrica con negozi, ristoranti e appartamenti di lusso che vi lasceranno a bocca aperta. Passeggiare qui è come entrare in un mondo a parte. E con questo si conclude il tour a Doha. Spero vi sia piaciuto esplorare questa affascinante città con me. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima destinazione. Ciao ciao!